Ciao a tutti ragazzi, sono HikerSoul e con il video di oggi vi porterò insieme a me in giro per l'Europa con soli 200 euro. In questi 200 euro sono compresi tutti i voli autobus e anche gli alloggi, in questo caso ostelli. Il tutto è iniziato da Catania con un volo di soli 19 euro con Wizz Air per la Romania, esattamente Iași, ed è proprio dove mi trovo adesso. È una città non molto conosciuta della Romania, però devo dirvi che mi sto trovando molto bene, la città è molto organizzata e c'è tanto da vedere. La lingua principalmente parlata chiaramente è il rumeno, in secondo luogo l'inglese e anche un po' di italiano. Siamo all'interno della comunità europea e per questo motivo non avrete bisogno del passaporto e non avrete anche bisogno di un'altra SIM locale. Questo perché il roaming è gratuito nella comunità europea, però dipende dal vostro operatore. Personalmente con Iliad do 2 giga di internet gratuiti e le chiamate illimitate, però vi consiglio sempre di dare un'occhiata al vostro operatore. Per quanto riguarda il denaro non si utilizza l'euro ma il leu rumeno, potrete scambiare i vostri soldi oppure prelevare direttamente. Fate attenzione, informatevi con la vostra banca se oltre al tasso di cambio vi verrà applicato una commissione per ogni prelievo. Sono rimasto colpito dall'organizzazione di Iași perché è veramente una città molto pulita, organizzata e c'è anche l'università, quindi di giorno è piena veramente di ragazzi e il centro storico è ricco di chiese, cattedrali, quindi ovunque vi girerete più o meno troverete qualcosa di interessante. La città è molto economica sia per mangiare che per spostarsi, insomma veramente spenderete pochissimo. Se volete spendere ancora meno potreste andare a un supermercato scritto Kaufland, non so come si pronuncia, e lì potrete acquistare tutto a basso costo. Inoltre c'è proprio una sezione dedicata al cibo e quindi magari potreste mangiare un piatto di carne con €1, quindi veramente promossa da questo punto di vista. Per quanto riguarda la nightlife, purtroppo ho visto che non c'è moltissimo da fare. Comunque sono stato qui solamente una sera effettivamente ed era un mercoledì sera, quindi non posso permettermi di giudicare da questo punto di vista la città. Sicuramente all'interno dei pub invece c'è molto più movimento, quindi questa città la consiglio, però attenzione che nel giro di una giornata potreste vedere tutto, almeno le cose principali. Quindi l'ideale sarebbe fermarsi solo un giorno o se vi volete fermare di più potreste optare per qualche gita che vi porta fuori città. Ho soggiornato in un ostello, il Bicycle Hostel, al costo di circa 10 euro a notte, obiettivamente un po' caro, però alla fine si trova nel centro della città e mi sono trovato molto bene. Io giusto oggi sto per attraversare la frontiera e quindi andrò a prendere l'autobus per la Moldavia. Sono arrivato a Chișinău, la capitale della Moldavia, tramite un minibus che è partito da Iași e mi ha portato direttamente nel centro di Chișinău. Il costo del biglietto è stato di soli 8 euro, ovviamente ho dovuto attraversare la frontiera e quindi non essendo più in Unione Europea ho dovuto utilizzare il passaporto. Il tutto è stato abbastanza veloce, infatti in 3 ore e mezza alla fine sono arrivato in città e la strada che ha percorso il minibus era l'autostrada. Purtroppo però è veramente scoscesa, in alcuni punti distrutta, quindi non è stato un viaggio molto comodo, anche perché essendo appunto un minibus e non un pullman lo spazio era veramente ristretto. Qui ovviamente c'è una moneta diversa, ovvero il leu moldavo, e potrete tranquillamente scambiare i vostri soldi nei tantissimi centri di scambio denaro oppure potrete direttamente prelevare. Io per il momento ho scambiato i miei soldi rumeni. Ho comprato anche una SIM card al costo di 2,50 euro per avere 4 giga di internet, perché qui non essendo appunto nell'Unione Europea non abbiamo il roaming gratuito, ma comunque 2,50 euro per 4 giga di internet vanno bene. L'ostello mi sta costando invece 5 euro a notte, forse un po' troppo per quello che offre. Questo ostello purtroppo non è il massimo, però insomma nulla di scandaloso. Per quanto riguarda il costo della vita, il tutto è veramente molto low cost, infatti
infatti ho acquistato una crepe a 1 euro, ho mangiato un hamburger a 1,25 euro e così via. Quindi qui si vive veramente con molto poco. Adesso mi trovo al Balea Morilol Park, è veramente molto caratteristico, all'interno c'è pure un lago molto grande. Come vedete la vegetazione è molto fitta e ci troviamo a circa 10 minuti a piedi dal centro della città. Ancora non ho avuto modo di vederla molto bene la città, infatti adesso continuerò ad esplorarla. Dopo aver pranzato ieri mi sono fatto un altro giro per la città. Beh ragazzi, basterà che seguirete la strada principale, quella di Stefano-Cel-Mare, e potrete scoprire le principali attrazioni della città, quali appunto la cattedrale, oppure il parco stesso di Stefano-Cel-Mare con la sua statua, l'Arco di Trionfo. Inoltre, se vi sposterete dal centro, circa 10-15 minuti a piedi dalla piazza col giardino, con la cattedrale, potrete arrivare al Balea Morilor Park. Ieri inoltre ho voluto indagare un pochino per quanto riguarda la nightlife e per quanto riguarda il centro come vita notturna fuori dai locali, almeno i venerdì sera non c'è stato molto, stessa cosa giovedì sera, però la gente si riversa nei pub e mi hanno consigliato dei club / discoteche quali il Flamingo e il Famous. Quindi in sintesi la nightlife principalmente si svolge all'interno dei locali e discoteche. I trasporti sono molto economici, personalmente però ho preferito girare a piedi. Il centro della città non è grandissimo, ma la città poi si estende e diventa abbastanza dispersiva, quindi se dovete andare in qualche posto in particolare vi converrà sicuramente utilizzare i mezzi pubblici. Se dovete girare semplicemente il centro e vedere magari le cose principali, potrete farlo benissimo a piedi. Magari consiglio questa meta semplicemente di passaggio. Personalmente questa città non mi ha fatto impazzire, però i parchi mi hanno conquistato al 100%. Oggi è la mia ultima giornata a Chișinău e stasera andrò alla stazione degli autobus per prenderne uno alle 9:30 di sera. Purtroppo non è un party bus, ma è semplicemente un autobus e mi porterà a Kiev. La tratta dura all'incirca 10 ore. Sono arrivato a Kiev partendo da Chișinău al costo di 16 euro e dopo 10 ore sul bus sono riuscito ad arrivare. Sono passato attraverso la Transistria, quindi ho dovuto fare più controlli alla frontiera, ovvero quelli della Transistria, quelli della Moldavia e quelli dell'Ucraina. È stato un po' lungo, però alla fine sono arrivato in Ucraina. Arrivato alla stazione centrale di Kiev era mattina molto presto, non avevo soldi, li dovevo scambiare, quindi ho iniziato a chiedere informazioni, ma nessuno parlava in inglese, le scritte erano tutte in cirillico. Fortunatamente ho trovato altri ragazzi che dovevano andare al centro e abbiamo diviso un taxi che non ve lo consiglio, che per arrivare al centro hanno chiesto circa 10 euro. Alla fine abbiamo pagato circa 3 euro a testa, l'abbiamo diviso, ma è veramente costoso se considerate anche che in questa città vi potete spostare con Uber e il tutto è veramente low cost. Stessa cosa la metro, è molto efficiente, veloce e funziona a gettoni. Con un gettone potete entrare nella metro e uscire nella fermata che volete al costo di circa 20-25 centesimi di euro. È il modo migliore per spostarsi in questa città. Dovete anche sapere che a Kiev è presente la stazione metropolitana più profonda del mondo, ovvero Arsenalna. Infatti per raggiungere i binari ci impiegherete un po' di tempo, fortunatamente sulle scale mobili. C'è anche Uber, però diventa un po' più costoso, ma sicuramente è più comodo. Sono stato qui 3 giorni e il primo giorno era nuvoloso, un po' col sole, ieri con un sole incredibile, una giornata stupenda, oggi invece abbastanza brutto. In questa città c'è tantissimo da vedere e da fare, anche come movida notturna è sicuramente molto meglio, è imparagonabile a Chișinău o Iași, ma questo ovviamente si sapeva. E di domenica sera ancora c'era tantissima gente per strada, ho incontrato un ragazzo in ostello ucraino che mi ha portato in giro in diversi locali. Ho conosciuto anche una ragazza su Couchsurfing che mi ha portato un po' più lontano dal centro per vedere le sponde del fiume Dnipro,
da un'altra prospettiva. Il tutto è stato stupendo anche perché con i colori dell'autunno è stato veramente bellissimo. Ovviamente non siamo nell'Unione Europea, quindi avrete bisogno del passaporto. Qui non si parla l'inglese, almeno nell'80% dei casi, veramente difficile trovare qualcuno che parla inglese, ma comunque nei locali in linea di massima ce la fanno a parlarlo. In molti locali non ci sono i menu scritti in inglese, ma solo in cirillico, quindi non si capisce niente. La moneta locale sono i grivnia e potrete semplicemente scambiare i vostri euro in uno dei tantissimi centri di scambio di denaro, oppure potrete prelevare, ma in genere verranno applicate delle commissioni. Consiglio assolutamente questa città, mi è piaciuta moltissimo, il centro storico è ricco di tantissime cose da vedere. Secondo me è l'ideale stare 3 giorni qui per poter vedere più o meno tutto, almeno le cose principali. C'è anche molto verde, quindi ci sono dei parchi. Sono in un ostello e sto pagando circa 5 euro a notte. L'ingresso al solito non è il massimo, però alla fine l'ostello va bene. Non è pulitissimo e c'è solo un bagno e siamo tante persone, quindi questo è un problema, però per il resto mi sono trovato bene. Finora Kiev è la città che mi è piaciuta più di tutte, sia per la nightlife, sia per quello che offre di giorno, quindi le cose da vedere. Quindi il centro storico, insomma, è una città che vi terrà impegnati. È molto low cost, magari non ai livelli delle precedenti, ma comunque se andrete a mangiare spenderete pochissimo. Vi faccio un esempio: l'altro giorno stavo morendo di fame, volevo del cibo europeo e sono andato in un locale, ho pagato 8 euro per mangiare circa 400 grammi di pollo con contorno, più una pizza margherita, più da bere. Quindi i prezzi vanno bene. Ovviamente se ve ne andate nei posti locali, magari se cercate bene su TripAdvisor, spenderete ancora meno. Mi sento di consigliarvi Posata Hata, se così si pronuncia. È una sorta di self-service, una catena di self-service locale che vi permetterà di mangiare tantissimo a un ottimo prezzo. Domani mattina invece prenderò l'aereo dall'aeroporto di Kiev per andare in Polonia al costo di 20 euro. Mi sposterò invece con Uber dal mio ostello fino all'aeroporto. Dopo 3 notti a Kiev ho lasciato l'Ucraina per arrivare in Polonia con un volo diretto da Kiev al costo di 20 euro. Sono ritornato quindi in Unione Europea, quindi noi italiani possiamo accedere alla Polonia tranquillamente con la carta d'identità valida per l'espatrio. Purtroppo non c'è l'euro, ma ci sono gli zloty ed è come sempre possibile cambiare gli euro o prelevare direttamente i zloty. Abbiamo di nuovo la possibilità di utilizzare la nostra SIM europea in roaming. Arrivato in Polonia, per l'esattezza a Lublino, mi sono diretto al centro della città al costo di 2 euro e sono arrivato al Folk Hostel che mi è costato circa 9 euro a notte. Lublino è una città molto piccola ma anche molto caratteristica, infatti vi consiglio di visitarla, però magari in 2 giorni al massimo avrete visto un po' tutto. È consigliabile infatti fare anche delle gite che vi porteranno fuori dalla città, perché il centro storico, che è la parte comunque più interessante, riuscirete a vederlo possibilmente in mezza giornata. Purtroppo il tempo non è stato dalla mia parte e quindi non ho potuto fare tantissime riprese. Fortunatamente però ho conosciuto una ragazza di couchsurfing del posto che mi ha portato in giro per la città. Dopo aver trascorso 2 notti a Lublino mi sono diretto a Zakopane, nel posto dove mi trovo adesso, e ho preso 2 autobus. Sono stato all'incirca un totale di 10 ore, credo, fra i 2 autobus e lo scalo a Cracovia, e mi è costato il tutto 16 euro. Zakopane è una località a sud della Polonia, al confine con la Slovacchia, ed è una località di montagna molto bella e anche molto affollata dai turisti. Sto alloggiando al Top Hostel che mi sta costando all'incirca 8 euro. Purtroppo anche qui il meteo in questi giorni non è dalla mia parte. La cosa più bella di Zakopane è andare a vedere il lago Morsky Oko ed è, diciamo, accessibile a tutti, è molto semplice, è semplicemente un po' lungo il percorso, ma ne vale assolutamente la pena. Da lì poi potrete andare a vedere anche altri laghi.
Il centro della città è molto piccolo e anche caratteristico, ma essendo un posto turistico ovviamente i prezzi sono un po' più alti sia per mangiare sia per tutto il resto. Ci sono tantissimi percorsi da fare, c'è il parco nazionale, c'è veramente di tutto, potreste stare giornate intere a cercare percorsi. Questo è il mio ultimo giorno a Zakopane e mi è piaciuto tantissimo e spero di poterci ritornare. Stasera sarà la terza e ultima sera a Zakopane e domani prenderò un autobus al costo di 10 euro circa che mi porterà a Katowice, la mia tappa finale. Dopo 10 euro e uno scalo a Cracovia sono arrivato a Katowice, la mia tappa finale. Ho trascorso solo una notte, ho speso 6 euro per l'ostello e non ho girato tantissimo la città perché non avevo tantissimo tempo e comunque rispetto alle altre città non c'è tantissimo da vedere. Vi posso dire però che la città è piena di centri commerciali e che ha fatto tantissimi passi in avanti in questi ultimi anni. Da lì ho quindi preso il volo diretto Wizz Air per Catania al costo di 20 euro. Quindi ragazzi, in totale ho speso 60 euro per 3 voli, 50 euro per 6 autobus compresi gli scali e 94 euro per gli ostelli per 14 notti. Quindi in totale ho speso 204 euro. Ebbene sì, ho sforato di 4 euro e ovviamente in tutto ciò non sono presenti gli extra. Ovviamente se voi andrete a prenotare un viaggio in agenzia di viaggi online, volo più hotel, gli extra non sono inclusi, quali ad esempio i transfer, e per i transfer ho speso solo 15 euro, quindi magari dagli aeroporti al centro della città, dalla stazione e viceversa. Poi ho speso anche 7,50 euro per le SIM card in Ucraina e Moldavia e poi ho speso all'incirca 10 euro per i vari ingressi, quindi ad esempio una chiesa, un parco, però principalmente questi soldi li ho spesi a Zakopane per altri transfer all'interno dei parchi e proprio per il biglietto del parco. Quindi come vedete si può spendere veramente pochissimo, il totale in questo caso è 237 euro. A questo bisogna aggiungere il costo del cibo. Beh, se volete potete spendere anche 3-4 euro al giorno senza problemi mangiando cibo di strada o magari comprando qualcosa al supermercato. Chiaramente nelle località più turistiche come ad esempio Zakopane è un po' più complicato e andrete a spendere un po' di più, ma questo sta a voi perché anche nelle città più economiche potreste andare nel ristorante più particolare per mangiare di più, per mangiare veramente bene e allora magari potreste spendere anche 8 euro a pasto, 15 euro a pasto, questo sta a voi. E quindi questa cifra dei 3 euro al giorno per il cibo potrebbe salire esponenzialmente anche magari per gli ingressi nelle discoteche o per le birre, per i cocktail, quindi questo dipende semplicemente dal vostro stile. Comunque vi ho fatto vedere che un viaggio completo si può fare con all'incirca 204 euro e con meno di 240 euro avrete anche gli altri extra, meno il cibo e ovviamente i souvenir, insomma ragazzi, ovviamente tutto quello che vorrete fare voi. Mi raccomando, iscrivetevi al canale perché al più presto pubblicherò altri video delle singole città, quindi delle piccole guide e comunque la mia esperienza in loco, e tenete d'occhio la pagina Facebook e anche la sezione commenti e la descrizione di questo video perché pubblicherò anche i link agli articoli del sito web Se il vento prima non mi uccide. Dopo questa magnifica esperienza vi posso dire lasciate un bel like. Questo è tutto da Hiker Soul.